Ciao a tutti e bentornati oppure benvenuti sul mio canale se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Allora, oggi vorrei parlare con voi. Sapete che sono vari anni che faccio video qui su YouTube e ciclicamente noto dei commenti ricorrenti su diverse tematiche. Se ne vale la pena, prendo appunti, raggruppo i miei pensieri e, come in questo caso, come farò oggi, li condivido con voi, per in qualche modo gettare luce sulla questione. Diciamo che la motivazione principale per cui ho deciso di fare questo video è che mi dispiace vedere persone, studenti, che hanno deciso di iniziare ad imparare l'italiano e poi, alla prima difficoltà, alzano dei muri. Quindi oggi voglio parlarvi nello specifico di due atteggiamenti che secondo me sono controproducenti quando si studia l'italiano, nel nostro caso, ma in realtà quando si studia qualsiasi lingua. Se vi riconoscete nelle mie parole, in quello che sto per dire, vi invito a riflettere sulla questione. Se invece non vi riconoscete, se non sono degli atteggiamenti vostri, magari però riconoscete nelle mie parole qualcuno di vostra conoscenza, magari un compagno di studio, una compagna di studio, eccetera, e quindi magari potreste parlarne loro. Vediamo il primo atteggiamento che secondo me è controproducente. Come tutti ben sappiamo, il funzionamento di una lingua riflette in qualche modo il modo di pensare e di ragionare del gruppo di persone che parla quella lingua, ed ogni lingua ha un funzionamento diverso. Perciò, quando uno studente mi dice, dopo aver ascoltato la spiegazione di un elemento di grammatica, per esempio, mi dice, questa cosa it's nonsense, quindi è priva di logica, è priva di senso, è priva di significato, lo ritengo un po' offensivo. Capisco che ci possano essere degli elementi grammaticali più difficili di altri. È normale, no? Non può essere tutto semplice e non è neanche tutto difficile. C'è un equilibrio, ci sono cose semplici e cose difficili da imparare in una lingua, ma non per questo trovo giusto classificare gli elementi più difficili come nonsense, cioè privi di logica, privi di senso, privi di significato. So bene che gli studenti che hanno questo atteggiamento dicono così perché è molto più semplice etichettare quell'elemento come nonsense piuttosto che impegnarsi a capirlo. Quindi quando c'è una difficoltà è molto più semplice dire questa cosa non ha senso, non la studio, piuttosto che cercare di capirla, no? Ed è un atteggiamento forse istintivo, però a volte può andare un po' oltre. Io ho ricevuto varie volte delle email in cui le persone si sono letteralmente arrabbiate con me perché un determinato elemento di grammatica era per loro difficile da capire. E appunto la frase che ricorreva più spesso in queste email era proprio questa cosa it's nonsense. Quindi questo atteggiamento non potrà mai portare a un miglioramento o a un passo avanti. È lo studente stesso che in questo caso crea un muro e quel muro sarà abbastanza difficile da sfondare se non c'è un po' di buona volontà da parte dello studente stesso nel voler cercare perlomeno di capire quel determinato elemento grammaticale. In questo caso l'unica cosa certa è che sarà ancora più difficile capire quell'elemento di grammatica. Capisco anche che questi commenti vengano da uno sfogo di frustrazione proprio per il fatto di non riuscire a capire quel determinato argomento, però vi posso assicurare che potete sfogarvi quanto vi pare, però ciò non penso renderà più semplice
la comprensione di quell'elemento, di quell'argomento. Prendete le cose con serenità, anche perché nella maggior parte dei casi avete deciso voi di studiare l'italiano, non ve l'ha imposto nessuno, credo. Quindi perché arrabbiarsi quando non si capisce qualcosa? Non ne vale la pena, secondo me, e non è costruttivo. Il secondo atteggiamento assunto da alcuni studenti e su cui vorrei riflettere insieme a voi è il seguente. Quando qualcuno mi dice questa frase, questa espressione, questa parola non esiste nella mia lingua, perciò non la imparo. Oppure questa cosa non si dice così nella mia lingua, perciò non la imparo. Dobbiamo sempre ricordarci che le lingue funzionano in modo diverso. Ci possono essere delle somiglianze tra alcune lingue, questo senza dubbio, però generalmente funzionano in modo diverso. Ogni volta che impariamo una lingua sarà sempre diverso, anche se ne abbiamo imparate altre, il procedimento, il viaggio, tra virgolette, sarà sempre diverso, proprio perché le lingue sono diverse. Meno male che lo sono. A volte può succedere che in una lingua ci siano dei concetti, si esprimano delle idee, dei concetti che sono difficili da riprodurre in un'altra lingua. Infatti spesso la traduzione diretta non è possibile. La cosa migliore che si può fare è quella di trovare un'espressione equivalente nella sua funzione comunicativa. E succede spesso anche che non ci siano proprio equivalenze tra due lingue per quanto riguarda alcuni aspetti, alcune parole. Ci sono delle parole intraducibili da una lingua all'altra. Quindi, dire che non si vuole imparare un determinato concetto o non si vuole imparare a dire una cosa perché nella propria lingua non esiste, equivale a limitarsi nella possibilità di esprimersi. Vi faccio un esempio, per esempio, la scrittrice Jhumpa Lahiri, che cito molto spesso. Lei stessa ha parlato di questa cosa dicendo che in italiano ha trovato molti più modi per esprimere i suoi pensieri rispetto alla lingua inglese. Quindi voi potreste, nella lingua straniera che state studiando, trovare nuovi modi per esprimervi, quasi nuovi modi per essere voi stessi. Quindi io vi consiglio di approcciarvi allo studio dell'italiano, nel nostro caso, ma di qualsiasi altra lingua, sempre con una mente aperta e soprattutto lasciando da parte la vostra lingua madre. Non fate confronti. Non fate confronti se questi confronti devono essere negativi, cioè se vi portano a limitarvi, è inutile fare questi confronti. Questo video non è indirizzato a tutti voi che state guardando, ma sicuramente ad alcuni di voi sì. So bene che imparare una lingua straniera non è sempre facile. Siccome abbiamo scelto noi di fare questa cosa, dobbiamo accettare tutte le sfide che imparare una lingua straniera ci pone davanti. Per ovviare a delle difficoltà si possono assumere degli atteggiamenti più costruttivi. Ad esempio, possiamo dire, va bene, questo elemento per adesso mi risulta difficile. Lo metto un attimo da parte. Magari ci ritorno tra un po' quando avrò un po' più competenza e quando mi sentirò più a mio agio a cercare di capire questo argomento. Ho voluto condividere con voi questi miei pensieri perché credo che sia utile non solo per voi studenti, ma siccome so che ci sono anche degli insegnanti che guardano i miei video,
questo mio punto di vista, questo voler, come dire, spiegare anche cosa c'è dall'altra parte, quindi cosa c'è dalla parte dell'insegnante, potrebbe essere utile, perché noi spesso insegnanti siamo come quei muri di gomma, no? Ci vengono addosso tantissime cose, anche le frustrazioni degli studenti, e in qualche modo dobbiamo farle rimbalzare, non dobbiamo farle attecchire, dobbiamo in qualche modo farcele scivolare addosso anche noi. Sarei molto felice di leggere i vostri pensieri al riguardo. Sapete anche che tutto quello che faccio cerco di farlo sempre per un fine costruttivo, no? Voglio farvi sapere che cosa penso di determinati argomenti o di determinati atteggiamenti, anche nei miei confronti. Quindi spero che abbiate gradito questa chiacchierata. Vi ripeto, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo. A presto. Ciao!